Ciao a tutti e benvenuti a Avremo di Calcio. Ieri è arrivata la notizia, finalmente Romelu Lukaku al Napoli. Man ha raggiunto l'intesa con il Chelsea per Big Rom, l'attaccante richiesto a gran voce da Antonio Conte, consapevole che per quanto gli sarebbe piaciuto averlo in squadra, Victor Osimhen sarebbe stato ceduto. A dire il vero, proprio la cessione di Osimhen è stato il principale ostacolo all'arrivo del bomber belga all'ombra del Vesuvio. L'attaccante nigeriano se ne sta placidamente seduto su una montagna di milioni in attesa che De Laurentiis, preso per la gola, accetti l'offerta del PSG, anche se proprio dalla Nigeria arrivano voci che Osimhen avrebbe accettato la proposta del Chelsea. Staremo a vedere. Per adesso il club di Luis Enrique resta la prima scelta. L'allenatore spagnolo ha anche provato a fare il furbo, a lanciare messaggi al Napoli. Ha detto che il PSG non farà più spese folli e che la squadra non ha priorità. L'allenatore ha concluso dicendo che è molto difficile reclutare calciatori che possano realmente rendere la squadra più forte. De Laurentiis sicuramente non ha boccato all'amo, ma è consapevole che il tempo stringe e per quanto sarebbe fantastico avere in squadra due attaccanti come Lukaku e Osimhen, dal punto di vista del bilancio non è sostenibile. Ma quanto è costato Lukaku al Napoli? Non poco, anzi la cifra è di quelle importanti, 30 milioni con una percentuale sulla rivendita. Non da meno il contratto di Lukaku, un ingaggio da 6 milioni a stagione per 3 anni. È un ingaggio da top player. Aprendo parentesi, è probabile che Kvaratskhelia chiederà una cifra simile al momento di rinnovare il contratto con il Napoli, se mai ciò accadrà. È questione di ore l'arrivo di Lukaku al Napoli, il tempo di sistemare i documenti. Lukaku sarebbe atteso a Villa Stewart per sostenere le visite mediche martedì e penso che in serata dovrebbe arrivare il canonico tweet del presidente Aurelio De Laurentiis. Una domanda che è lecito porsi è in che condizioni fisiche è Lukaku. Il Berga ha svolto la preparazione ma ha lavorato a parte. È tuttavia probabile che si sia attenuto a un programma fornitogli dai preparatori del Napoli, essendo chiaro che la squadra di Antonio Conte sarebbe stata la sua destinazione. Conte che nella conferenza stampa in vista di Napoli-Bologna è apparso sereno. È evidente che già sapesse dell'accordo con il Chelsea. Conta una grande stima di Lukaku, a me non fa impazzire ed è evidente che sia in fase calante e non da oggi. Tuttavia penso che Conte abbia chiesto con insistenza il belga innanzitutto per avere in squadra quello che considera un suo uomo e inoltre ne conosce pregi e difetti. È un attaccante che sa fare il reparto da solo, ma soprattutto credo che l'allenatore lo sfrutterà per favorire gli inserimenti di Kvaratskhelia e Politano, così come quello dei centrocampisti. Ecco, con l'arrivo di Lukaku dovremmo iniziare a vedere qualcosa di diverso nel Napoli, qualcosa che con Osimhen non sarebbe stato possibile fare. Lo ripeto, se De Laurentiis avesse detto a Conte Osimhen resta, il tecnico sarebbe stato strafelice di strafelice, avrebbe trovato sicuramente delle soluzioni efficaci. Ma torniamo proprio a Osimhen. Che si fa con lui? Io in un recente video avevo detto che il Napoli avrebbe dovuto darsi una deadline e che andava presa una decisione. Ora non so se c'è stata un'accelerata per la cessione del nigeriano o se siamo ancora lontani. Ho letto di assurde ipotesi che in caso di mancata cessione Osimhen finirebbe ai margini della squadra, almeno fino a gennaio. Non so come si possa ipotizzare una cosa del genere e scriverla su un giornale importante, ma se hai Osimhen in squadra e lo paghi 1 milione al mese non lo tieni in panchina, ancora meno in tribuna. Non solo lo paghi, ma gli fai perdere pure valore. È certo che il Napoli con l'arrivo di Lukaku ha dato un segnale e un altro probabilmente lo darà con l'imminente arrivo di Gilmour. Ha detto noi facciamo gli acquisti indipendentemente dai soldi di Osimhen. C'è la voglia di cedere il calciatore e anche la necessità, questo è innegabile. Ma ora, dice il Napoli, non siamo più noi ad avere fretta, altrimenti se ne riparla a gennaio. La palla adesso passa al PSG o chi per esso. Fatemi sapere se siete contenti per l'acquisto di Lukaku, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche sui costi dell'operazione, che ricordo parliamo di una cinquantina di milioni netti tra ingaggio e cartellino, anzi forse pure qualcosa di più, per un calciatore che ha 31 anni. Un saluto e non dimenticatevi di iscrivervi al canale.